Ciao, io sono Laura per Impronte d'autore e nel video di oggi vi mostrerò come realizzare delle cornici fai da te utilizzando la tavola plissé. La plissé è una tavola per cordonare carta e cartoncino a marchio Impronte d'autore. I lati misurano 31 x 31 cm, le misure sono appunto in centimetri e millimetri e la distanza tra due scanalature successive è di mezzo centimetro. Sul retro della confezione troverete degli schemi che vi aiuteranno a realizzare diversi progetti, come ad esempio una coccarda, un sacchettino, una scatolina o addirittura una tazza in 3D. E per finire, sul retro della plissé troverete uno strumento per le cordonature e questo pannellino triangolare che vi aiuterà nella realizzazione di envelope e scatoline. Su un lato troverete una guida e delle misure per realizzare delle scatole e sull'altro troverete gli stessi dati ma per realizzare delle bustine. Una volta finito di lavorare con questi strumenti li possiamo riporre sul retro della plissé come sto mostrando a schermo. Uno strumento che si può utilizzare in combinazione con la plissé, ad esempio per creare delle bustine, è la stonda in taglia. Questa è una fustellatrice a leva che da un lato stonda gli angoli e dall'altro invece ci permette appunto di intagliarli. Dopo questa breve introduzione alla plissé e alla stonda in taglia è tempo di passare al tutorial. Per realizzare queste cornici bisogna partire da un quadrato di 21 x 21 cm. Io ho del basil lilla che sto tagliando appunto alla misura di 21 x 21 cm utilizzando la taglierina di Impronte d'autore. Il prossimo passo è quello di creare le cordonature che ci permetteranno poi di andare a creare i lati della cornice. Partendo dal nostro quadrato 21 x 21 cm andremo ad effettuare una prima cordonatura a 1,5 cm dal margine a sinistra. La seconda cordonatura sarà a 2,5 cm, la terza a 4 cm e la quarta a 5 cm. Dovremmo ripetere questo step per tutti e quattro i lati e per me la cosa più semplice è ruotare il pannello di 90 gradi e ripetere l'operazione, quindi fare una prima cordonatura di nuovo a 1,5 cm, la seconda a 2,5 cm, la terza a 4 cm e la quarta a 5 cm. Continuerò a ruotare il foglio ed effettuare le cordonature seguendo queste stesse misure finché non avrò le cordonature su tutti e quattro i lati. E come ultimo passaggio andrò a creare due cordonature a 1,5 cm dalla cordonatura esterna, quindi a 6,5 cm dal lato sinistro, e queste cordonature andranno soltanto su due dei lati e i lati devono essere opposti. La cordonatura non dovrà essere effettuata lungo l'intera lunghezza del pannello, ma come vedete arriverò fino alla seconda cordonatura dall'alto. Il motivo per cui sto effettuando queste cordonature è che faranno da guida al momento in cui andrò a tagliare via i quattro angoli esterni di questo pannello per poter piegare i lati della cornice e formare la cornice stessa. Vi allego qui a schermo e anche sul blog un piccolo schema che dovrebbe aiutarvi nella realizzazione di questa cornice. Abbiamo il nostro quadrato 21 x 21 cm e le linee tratteggiate le ho disegnate in corrispondenza delle cordonature che vanno effettuate. In alto a sinistra ho riportato le posizioni delle cordonature e le zone ombreggiate sono quelle che andremo a tagliare via con la nostra taglierina. Il motivo per cui dobbiamo andare a eliminare gli angoli su questo pannello è che una volta che piegheremo la carta lungo le cordonature che abbiamo effettuato per creare i lati della cornice, dovremo avere abbastanza spazio per poter piegare i lati su se stessi e assemblare la cornice. Vedremo questo passaggio a breve, ma quello che sto facendo adesso è tagliare via i quattro angoli seguendo lo schema che vi ho appena mostrato. Io ho deciso di utilizzare la taglierina di Impronte d'autore perché mi consente di effettuare dei tagli dritti e precisi, ma se preferite potete utilizzare delle forbici o un bisturi.
Anche in questo caso ripeterò il passaggio lungo tutti e quattro i lati e una volta terminata questa operazione, questo è il risultato. Siamo quasi arrivati alla fine dell'assemblaggio di queste cornici. Il prossimo passaggio è di piegare la carta lungo le cordonature che abbiamo effettuato e sto utilizzando lo strumento per cordonature incluso nella plissé per aiutarmi a rinforzare le pieghe. Come potete vedere, la realizzazione di queste cornici è davvero facile e veloce e più in là nel video vi mostrerò un paio di esempi per decorare i vostri lavori. Una volta finito di piegare la carta lungo le cordonature, possiamo andare ad incollare la nostra cornice. Sto utilizzando della colla Nuvo, ma potete utilizzare anche del nastro biadesivo se preferite. La colla va aggiunta alla linguetta più esterna e la carta va poi piegata lungo le cordonature in modo da creare i lati della nostra cornice e farli aderire a quello che sarà il fondo della cornice stessa. Sono partita dai lati più lunghi e li ho incollati appunto alla base della cornice e ho poi ripetuto la stessa operazione per i lati più corti. Vedete adesso perché era necessario tagliare la carta lungo gli angoli del nostro pannello quadrato, altrimenti non saremmo stati in grado di incastrare i lati della cornice tra di loro. A questo punto la base della cornice è completa e possiamo passare a divertirci e decorarla come preferiamo. In questo esempio ho realizzato appunto una cornice dove andrò poi ad aggiungere delle foto e l'ho decorata con questi fiocchi di neve e il pinguino fronte retro di Impronte d'autore che ho colorato con pennarelli Art & Graphic. Ho foderato il fondo della cornice con del cartoncino bianco e questo passaggio è meglio effettuarlo prima di chiudere la cornice perché sarà molto più semplice. Un altro progetto molto carino da realizzare è una shadow box card, quindi come vedete ho decorato l'interno della cornice creando una piccola scena con la fustella Rudy, la fustella Villaggio e del basil rosa che ho schizzato con dell'acrilico bianco per creare un effetto nevicata. La dimensione esterna della cornice è 11 x 11 cm e lo spessore è di 1 cm, quindi per creare un coperchio che si chiuderà al libretto ho tagliato del basil lilla alla misura di 11 x 12 cm e ho creato una cordonatura a 1 cm sul lato più lungo. In questo modo la potrò incollare al lato della shadow box e avrò questa apertura al libretto. Per decorare il tutto ho utilizzato di nuovo le fustelle dal set Stelle di Impronte d'autore e la fustella Buon Natale, sempre di Impronte d'autore, per creare appunto l'augurio Buon Natale. Ho utilizzato gli stessi colori di cartoncino basil che ho utilizzato per l'interno della Shadow Box Card e questo ha completato il secondo progetto per oggi. E questo è il risultato finale. Prima di andare volevo soltanto ricordarvi che nella info box su YouTube troverete la lista dei materiali utilizzati e un link al post sul blog dove troverete anche lo schema per la realizzazione di questa cornice. E questo è tutto per oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia ispirato a creare le vostre cornici con la tavoletta plissé di Impronte d'autore. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Io vi ringrazio tantissimo per essere passati di qua e vi auguro una buona giornata.